Il fiore del tagete inizierà a comparire durante il periodo primaverile. Per questo motivo puoi iniziare a piantarlo già durante la fine dell'inverno, anche se comunque, essendo ben versatile e adattabile, può essere piantato successivamente, in base alle temperature che si percepiscono nel tuo territorio. Per quanto riguarda invece il terreno in cui coltivare questi fiori, esso non deve essere troppo elaborato, anzi, si adatta bene a qualunque tipologia di terreno. È molto meglio cercare di avere un terriccio piuttosto povero e soprattutto non eccessivamente riempito d'azoto, perché l'azoto potrebbe compromettere la fioritura e permettere al contrario una crescita soltanto eccessiva del fogliame. Se vuoi coltivarlo in vaso è possibile. L'unica accortezza a tenere a mente è quella di fornire il tuo contenitore di uno strato drenante sul fondo a base di ghiaia e argilla espansa. Chi coltiva in piena terra invece è opportuno aggiungere della sabbia se il terreno si presenta troppo solido e duro. Per quanto riguarda invece la concimazione, potrai sperimentarla durante il periodo di fioritura per far crescere al meglio i tuoi fiori. Anche in questo caso io coltivandolo nell'orto non ho bisogno, essendo il terreno nell'orto già bello concimato con stallatico e concimi organici, cioè paglia, altri scarti vegetali. Qualunque sia la varietà del fiore che hai, sia esso un tagete nano o di un'altra tipologia, vedrai comparire i primi fiori nel periodo primaverile e estivo. Ovviamente le tempistiche cambiano in base a quando hai iniziato a coltivarlo e in base allo sviluppo della pianta. La semina del tagete avviene essenzialmente a inizio primavera, da marzo in poi, sebbene alcune varietà possano essere seminate anche fino ad agosto. Semplicemente dovrai lasciar riposare i semini sotto un semenzaio nel periodo più freddo, tra marzo e aprile, e poi li potrai far crescere all'esterno finché non raggiungeranno una altezza di circa 10-15 cm e poi saranno pronti per essere trapiantati in terra. Questi fiori sono molto utili, oltre a essere molto belli e molto colorati, hanno la capacità di spurgare, di espellere dalle loro radici una sostanza che allontana i funghi delle radici delle piante accanto, cioè questa pianta durante il periodo prefioritura andrà a espellere delle sostanze dalle radici che andranno ad aiutare le radici delle piante accanto per combattere i funghi e i patogeni delle radici. Io, avendo questa gran quantità di piantine, in questo caso di tagete, guardate quante, ho bisogno di tantissimi vasetti e non avendone a disposizione e non volendo spendere troppi soldi per comprarli in qualche agraria, ho deciso di riciclare degli oggetti per poterli trasformare in vasetti. In questo caso, anche dal nome, si possono usare i vasetti dello yogurt, del normalissimo yogurt, che in questo caso ho bucherellato, ci ho fatto circa 2 o 3 buchi sul fondo e ho ben pulito al loro interno. In questo modo vado a riciclare un oggetto che andavo a buttare e riesco a farne un utilizzo ben specifico e ben utile per queste miriadi di piantine che hanno bisogno di questi vasetti di queste dimensioni per poter crescere al meglio. Ora vediamo, vi faccio vedere come li trapianto all'interno di questi vasetti. Allora, innanzitutto spostiamo questo e in questo caso ho questo vasone molto grande, ma vi consiglio di farlo in tutti i vasi che avete, anche piante da frutto e anche alberi molto grandi. Vi consiglio di bagnare il terreno o tenere in ammollo questo vasetto in una vaschetta piena d'acqua, in modo che pian pianino l'acqua entri in tutto il terreno e che poi tirandolo fuori risulti molto più semplice e facile da prendere e maneggiare, perché se fosse secca si sbriciolerebbe la terra nelle nostre mani e almeno anche in questo modo andremo a annaffiare completamente il panetto che sta intorno alle nostre piantine per diminuirgli lo stress di questo trapianto. Allora, io ora sono già andato a spiaccicarlo un po', naturalmente dateli qualche colpetto ai lati e pian pianino, come si fa ogni piantina, ora qua è intera, prendete le foglie dal gambo anche superiore e tirate pian pianino. Ecco, questo qua è un bel bloccone e ora con l'aiuto del mio cucchiaio lo andrò a separare pian pianino. Ora andiamo a prendere un po' del nostro composto, lo mettiamo nel nostro vasetto, semmai non lo riempiamo circa a metà e poi andiamo a dividere quest'altro nostro panetto. Io lo metto sopra qui così almeno recupero la terra che casca. Ho preso la piantina, la metto delicatamente nel vasettino, praticamente sto ripicchettando, compatto un pochino e poi le andrò a dare l'acqua, anche a questa qua. Andrò a dare l'acqua pian pianino, cercando di non farla bagnare del tutto, cioè cercando di non bagnare le foglie
e dopo questa operazione lo andrò a mettere direttamente all'ombra nel mio semenzaio in un posto d'ombra, e poi fra qualche giorno, quando le piantine si saranno belle e riprese da questo trapianto, le andrò pure a riporre al sole. Alcuni li ho seminati, cioè li ho trapiantati direttamente nelle aiuole, anche se sono piccolini, voglio provare. E questi qua sono tutti quelli che ho trapiantato nei vasetti, guardate quanti. Ora non so dove li metterò, ma un posto glielo trovo, perché sono proprio belli i tageti, sono fantastici, sì sì.